Buongiorno a tutti e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi volevo parlare di riparazione dei telecomandi, che è una cosa un attimino, diciamo, ormai banale e anche superata, perché il telecomando si fa, diciamo, prima a comprarlo. Però chi avesse magari un televisore vecchio che non trova il telecomando, che vuole mantenere l'originale, spesso è possibile ripararlo. Ora, dato che ho visto alcuni video sulla riparazione di telecomandi dove danno dei consigli, insomma, diciamo sbagliati, vi volevo far vedere cosa si può fare senza sbagliare, senza rovinare nulla per la riparazione di un telecomando. Allora, ora metto un attimino da una parte questo, che poi vi faccio vedere, è un pochino più moderno, è di quelli senza viti questo qui, che si apre peggio, e dopo vi faccio vedere come si apre, eventualmente come si pulisce. Questo invece è un telecomando vecchio che ha le viti. Se noi lo apriamo, l'ho già aperto, questo ha le vitine, eccole qui, e perciò ci sono le vitine, si svita e si apre, diciamo, molto facilmente. Allora, una volta che avete aperto il telecomando, il mobile, allora la gommina la togliete, questa qui di solito non serve né lavarla né niente, mentre tutto il resto del telecomando che si smonta potete togliere i tasti, la tastierina, questa ora si vede male, comunque questa di solito viene via, la togliete e potete mettere in acqua e sapone neutro tutto il telecomando e poi con un pennellino dargli una pulita un attimino. Potete mettere tutto in acqua e sapone neutro o provare anche con lo Chanticleer, però lo Chanticleer provatelo prima in un punto perché alle volte cancella le scritte perché è un po' forte. Con un pennello, una volta che è messo nell'acqua e lo lasciate magari lì anche in acqua tiepida qualche minuto che si ammorbidisce, potete pulirlo tutto e poi rimontate, diciamo, il guscio. Una cosa da fare poi è controllare cosa si può essere rotto nel telecomando. Allora, a volte succede che questi due LED qui, che qui sono già stati risaldati a suo tempo, si stacchino perché il telecomando casca, perché ci si preme sopra e queste due saldature qui alle volte le trovate staccate. Alcuni telecomandi nuovi hanno un solo LED, comunque controllate che muovendo il LED non si muovono anche le saldature, se no rifate le saldature. Nel caso che questi diodi, diciamo, emettitori a infrarosso siano uno dei due sia guasto, le potete misurare semplicemente con il tester, perché da una parte conducono e dall'altra no, praticamente come i normali diodi LED. E non le vedrete accendere questi ovviamente, ma insomma il procedimento è lo stesso. Se uno dei due fosse guasto, le potete cambiare con qualsiasi altro tipo di diodo LED trasmettitore a infrarossi, che siano blu o che siano di altro colore. Ci sono più scuri, ci sono anche bianchi, sono sempre trasmettitori, sono, diciamo, tutti equivalenti uno con l'altro, sicché potete cambiarli tranquillamente. Poi un'altra cosa nei telecomandi veramente vecchi: si può rompere questo risuonatore ceramico qui, questo qui spesso si rompe uno dei contatti qui è già stato risaldato, si rompe uno di questi due contatti e ovviamente il risuonatore si muove perché di solito sono liberi, sono solamente... Si era spenta la telecamera, dicevo, il risuonatore qui è già stato risaldato in questo punto. Una volta che avete cambiato il risuonatore ceramico e lo rimontate, lo potete fissare con un pochino di colla, in maniera che se dovesse cascare il telecomando è più difficile che si rompa, perché spesso si rompe perché è libero, è solo saldato qui
e la botta che prende li strappa i piedini. Questo è quanto. Poi un'altra cosa da fare è pulire praticamente o con una gomma molto dura o con chi ha una penna di resina tipo queste che ora vanno di moda per la pulizia, le usano perfino gli orefici. Praticamente è pulire tutti questi contatti, questi che sono di ottone, questi contatti qui. Uno li pulisce tutti, io qui praticamente li ho già puliti, sono tutti belli lucidi, e in maniera che qui ripristiniamo il contatto. Un'altra cosa da fare è prendere un pochino di alcol isopropilico e ci si può pulire bene tutti i contatti tutti i contattini che è di gomma conduttiva, uno per uno li puliamo bene e ci esce praticamente, ora si vede male ma ci esce lo sporco. Non strusciare troppo perché magari poi portiamo via la parte conduttiva, però è una cosa che si può fare tranquillamente usando alcol isopropilico. Non usate altri prodotti perché potrebbero, diciamo, rovinarlo. Se questo ci fosse andato del caffè o dei prodotti alimentari che alle volte uno le tiene sul tavolo, ovviamente qui sarà sporco. Se qui fosse sporco se uno lo avesse tenuto sul tavolo, potrebbe essere sporca di prodotti alimentari, di caffè, di vino, di qualsiasi cosa, di olio, anche tutta, non solo la gommina e la tastiera anche che andrà lavata del telecomando, ma anche questa gomma conduttiva. Ora questa gomma conduttiva qui è possibile anche lei lavarla con un po' di sapone neutro, con un pennellino, uno fa una bella saponata da levare tutto e poi la sciacqua bene e la tampona, specialmente da questa parte qui, la tampona con uno Scottex, praticamente per asciugarla bene. Poi la lascia asciugare e alla fine dell'asciugatura poi gli dà una pulita, come si è detto, con l'alcol isopropilico a tutti questi contatti qui e ritorna funzionante. Se queste gommine qui, ma è raro, rarissimo, veramente fossero talmente consumate che non conducono più, una cosa da non fare che invece ho visto fare è praticamente se questa gommina qui fosse veramente consumata, è mettersi lì con una matita e diciamo dipingere, passare la grafite della matita su questa gommina conduttiva, perché non si fa niente di buono. Lì per lì sembra funzionare, poi dopo poco tempo succede che la grafite si depositerà tutta alla fine qui sopra sui contatti, il telecomando probabilmente rimarrà sempre in conduzione e non avremo risolto niente, sicché purtroppo se questa gommina è veramente consumata bisognerà cambiarla del tutto, sicché la faccenda, diciamo, sta lì. Per il resto, se procedete come vi ho detto, il telecomando, diciamo, 99 su 100 è a posto. Allora, ora passiamo all'altro telecomando, un attimino. Ecco, questo è l'altro telecomando, è quello senza viti, ci ho già levato le pile. Per aprirlo si può usare un plettro, eccolo qua, un plettro da chitarra, io ho sempre usato quelli. Praticamente facciamo forza un attimino da una parte, entra, e poi lo facciamo scorrere e si dovrebbe sentire schioccare tutti i fermi che si aprono. Uno fa il giro di tutto il telecomando, è un pochino noioso, però riesce a aprirlo
senza fare danni. Solito discorso anche qua, uno gli come si dice, gli passa l'alcol isopropilico su tutti i contatti e pulisce la tastiera. Se avesse invece bisogno, perché qui c'è andato materiale dentro, olio e compagnia cantante, questo qui lo smonta. Ora io lo smonto dopo e vi faccio vedere come poterlo, diciamo, lavare con l'acqua e un po' di sapone neutro. La stessa cosa il resto del telecomando, non ovviamente vediamo un attimino se riesco a toglierlo, non ovviamente il supporto, non ovviamente il circuito stampato. Il circuito stampato, questo qui non va pulito con la penna di resina, perché questa qui è grafite praticamente, con la penna di resina la asporteremo completamente. E anche questo qui, allora bagneremo un cotton fioc con l'alcol isopropilico e lo passeremo su tutta la superficie, su tutti i contatti del telecomando, si asporterà se c'è dello sporco e basta quello per ripristinare, diciamo, i contatti, se ovviamente non ci sono rotture nella grafite. Praticamente uno lo passa su tutti i contatti a modino. Ora io lo sto facendo così un po', come si dice, a paesi, non lo sto facendo bene, ma il procedimento è quello: uno lo passa su tutti i contatti e lo pulisce bene, e poi, diciamo, lo rimonta ovviamente. Ora vado un attimo a immergere questi qui nell'acqua col sapone neutro e vi faccio vedere come pulirli. Ecco, dicevo, questa non è un'operazione da fare ovviamente sul banco di lavoro, ma da farla nel lavandino. Ora faccio per farvi vedere, possiamo acqua e sapone neutro, ora qui si va fuori fuoco, ma insomma, pulire tutta la tastiera esternamente, specialmente qui solo perché magari è sporca, però anche perché se ci fosse andato del caffè o altre cose bisogna togliercele sia qua che dall'altra parte. Se facciamo un lavoro delicato e abbastanza veloce e poi lo tamponiamo con lo Scottex, con la carta assorbente lì che si usa in cucina, anche la tastiera di gomma conduttiva non subisce danni. E la stessa cosa possiamo fare, visto che abbiamo smontato il telecomando, sul corpo del telecomando. Lo bagniamo e poi lo puliamo con un pennello praticamente. Spero che si veda bene, perché è un attimino, diciamo, tutto in questa vaschetta qui. Torno di là, faccio la pulizia e poi ritorno. Dopo che la tastierina è lavata, ora questa è già asciutta, ma insomma la potete asciugare o con un po' di Scottex, così, di carta da cucina, o se avete un compressore anche, diciamo, soffiarla. Come vedete è venuta pulita, e la stessa cosa, che era sporco, è venuto anche il telecomando pulito, sicché uno può rimontare il telecomando completamente a questo punto, perché l'ha, diciamo, sistemato pulendo i tastini che erano sporchi e pulendo anche il circuito stampato. Lo rimonta, questo si monta prima qua dentro, e bisogna fare attenzione che i contatti del portapile vadino al suo posto. Una volta rimontato, praticamente basta
accoppiarlo nuovamente e poi fare forza e si chiude. Non si è rotto niente perché abbiamo usato un plettro. Se si usava un cacciavite si sarebbe, diciamo, rovinato dove si andava a forzare. Il plettro è di plastica, sicché non succede niente. L'estetica praticamente è tornata nuova, ci si rimonta le pile, si prova un attimino insieme e questo piccolo video è finito. E poi spero che ovviamente, come sempre, vi sia non solo piaciuto, ma vi sia stato un pochino utile se dovete fare qualcosa. Prendo il prova telecomandi e lo proviamo insieme. Ecco qua, telecomando rimontato, lì c'è il prova telecomandi e praticamente, come si vede, tutti i tasti, non le sto a premere tutti, ma insomma è funzionante e abbiamo rimesso, diciamo, in moto un telecomando che altrimenti qualche tasto andava e qualche tasto no. Sicché se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, il video è stato breve, spero che sia stato utile come ho detto prima, e se avete domande fatele, io rispondo a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!